Gli esercizi che si possono fare vanno bene comunque per tutti o ci sono le persone che rispondono meglio ad alcune cose e meglio ad altre? Allora, innanzitutto non dimenticare che noi creiamo ciò che crediamo. In che senso? Cioè è l'intenzione, quello che legge l'universo è l'intenzione. Quando per esempio nell'esercizio io comando il mio spirito a portare i miei pensieri dalla mente al cuore adesso, se io lo dico giusto per dire, senza voler avere l'intenzione di portare i miei pensieri dalla mente al cuore, ovviamente non funziona, perché quello che realmente è come dire, la chiave è l'intenzione che tu hai, che l'intenzione che comunque deve essere, l'intenzione può arrivare dalla mente e può arrivare dal cuore, attenzione, ma se l'intenzione che arriva dalla mente molte volte è un'ossessione, che noi la confondiamo con intenzione. Sì. Quindi voglio dire, per esempio, quando tu pensi, Francesco, io ricordo la prima volta che ho parlato con Q, no? Sì. Ricordo dopo qualche minuto lui mi dice stop thinking, ferma i pensieri, smettila di pensare. E gli dico, che cazzo ha detto questo? Ma come? Dice no, perché quando pensi non sei tu. In che senso? Ovviamente lì fu un po' generalizzata la cosa, perché attraverso l'energia del cuore tu potrai ancora pensare, penserai ancora, ma penserai in una maniera diversa. Non sarai tu il pensiero, ma osserverai il pensiero. Non identificherai tu te stesso con quello che pensi, perché molte volte noi identifichiamo noi stessi con ciò che pensiamo. E quindi il pensare è come dire, quando vivi nell'adesso, il pensiero arriva veloce, non è un'ossessione. Quando poi inizi con gli esercizi, intensifichi gli esercizi, ti accorgi che il pensiero arriva veloce e se non lo prendi velocemente scappa via, perché non è un'ossessione. La mente, io ripeto, adesso sono 9-10 mesi che faccio questo, no? Cioè io per esempio adesso vivo quasi 24 ore al giorno senza pensare, voglio dire, però non vuol dire che sono un vegetale. È un qualcosa che è difficile da spiegare. Vivo con ispirazioni, intuizioni, vivo il momento nella sua bellezza. È difficile da spiegare, Francesco. Il linguaggio è veramente un limite per spiegare la grandezza della tua immensità. Allora, innanzitutto, Francesco, guarda, voglio dire una cosa, molte volte quando noi dormiamo, no? Nel sonno, cioè quando siamo molte volte attaccati, noi nel sonno molte volte lasciamo il nostro corpo a nostra insaputa e molte volte succede che delle entità possono occupare il nostro corpo a nostra insaputa. La mattina ti svegli con un umore di merda. Allora, io per esempio suggerisco, e lo possiamo fare già insieme qua, allora Francesco, io ti dico di seguirmi e tu ripeti insieme a me se ti va. Contiamo da 1 a 7 innanzitutto, va bene? Ok, contiamo da 1 a 7 e respiriamo, voglio dire, cioè respiro. Primo respiro. 1 2 3 4 5 6 7. Adesso ripeti con me, molto deciso quando lo ripeti. Ok, iniziamo da qui. Io comando il mio spirito a rimuovere qualsiasi cosa che non è autentica in me adesso. Qualsiasi cosa che non è autentica in me adesso. Adesso contiamo da 10 a 0. 10 9 8 7 6 5 4 3 1. Adesso ti chiedo se mi dai spazio di venire nel tuo spazio e
facciamo l'ultimo, quello di portare i pensieri dalla mente al cuore. Vai. Contiamo di nuovo da 1 a 7 e poi facciamo i comandi, quelli di portare i pensieri dalla mente al cuore. Va bene? Vai. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Ok, ripeti con me. Io comando il mio spirito Io comando il mio spirito a portare i miei pensieri a portare i miei pensieri dalla mia mente al mio cuore adesso. dalla mia mente al mio cuore. Adesso. Adesso contiamo da 10 a 0.
So